Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, bentornati alle più grandi previsioni energetiche sin dalla notte dei tempi, il nostro lui, lei. Ragazze mie, come state? Come state? Come state ragazze e ragazzi? Io vi voglio ringraziare a oltranza, numero periodico infinito, per tutto quello che mi state scrivendo per email dei successi conseguiti grazie allo studio dei podcast di magia pratica e la pratica con i tarocchi che facciamo settimanalmente. Do il benvenuto alle tantissime ragazze nuove e ragazzi nuovi. Bentrovati nella nostra scuola iniziatica, nella scuola dei pazzi per eccellenza, ma dico meno male perché meno male. Sì, grazie. Come vedete, studiate, praticate e tutto fluisce e tutto si dipana nella bellezza che vi incarna, no? Ve lo dico sempre, non mi voglio dilungare in questo. Alle ragazze nuove e ai ragazzi nuovi do il mio calorosissimo benvenuto. E questa è la mia scuola, nel senso creata da tutte noi e tutti noi, sulla base dell'esperienza empirica delle grandi verità esoteriche. Verità che sono antiche sin dalla notte dei tempi e che a mio modo ho praticato e realizzato la mia realtà, la mia quotidianità di successo verso la libertà, perché la libertà, noi auspichiamo alla libertà dalle nostre paure, condizionamenti e resistenze che ci separano dalla verità. La verità è la luce divina che ci incarna, no? Quindi il compito dell'essere umano è solo uno, è quello di ritrovare amore, come nel mito di Amore e Psiche, no? Poi questo ritrovare amore si divide, si caratterizza per ognuna di voi e ognuno di voi a seconda del karma, che dà necessità di sviluppare i propri talenti, le proprie capacità all'interno del lavoro, realizzazione personale, all'interno di determinati contesti piuttosto che in altri. Quello dipende dal karma, quindi l'obiettivo è trovare amore, ritrovare amore, che è la fede, no? E questo si diversifica per ognuno di voi a seconda del karma che avete, in alcuni contesti piuttosto che in altri. Sta tutto nello sviluppare capacità, qualità e talenti che ognuno di noi ha nel superamento di se stessi, e questo, ripeto, si fa in base al karma che ognuno ha. Quello che metto a disposizione nel canale, tutta la mia conoscenza comprovata dalla verità empirica, va bene? Quindi studiate ragazze mie, praticate e tutti gli dei vi accompagnano nel modo più bello possibile. Per le mie ragazze e ragazzi veterani, grazie, infinitivamente, grazie. Allora, che vi volevo dire? Che vi volevo dire? Sì, tante cose, ma mi voglio concentrare subito nella realizzazione del nostro lui-lei. Sì, il nostro lui-lei si legge a più livelli, va bene? A più livelli, perché la realtà è complessa, ciò non significa difficile, perché le realtà coesistono l'una nell'altra, no? Come noi siamo un corpo fisico, un corpo eterico, un corpo astrale, corpo emotivo, corpo mentale, la buddhità, cioè siamo tutto l'uno dentro l'altro, e così anche la vastità del reale. E così ogni cosa ha più livelli, e così come si legge il nostro lui-lei a più livelli. Sono energie maschili e femminili che noi monitoriamo durante la settimana. Anche qui il tempo non esiste, è un costrutto della mappa mentale, esiste solo nella mappa mentale il tempo. Il tempo lineare, come lo vede la mente razionale. Il tempo dell'anima è un tempo circolare. Cioè, cosa vuol dire il tempo circolare? Tutto esiste qui adesso, il nostro passato esiste qui adesso, il nostro futuro esiste qui adesso, esiste solo il qui ed ora. Quindi anche quando guardate il video, come tantissime nostre sorelle fanno, di 3 anni fa, se riguardate quel video è per te adesso lì, perché il tempo è tutto qui ed ora, tutto accade qui ed ora, ok? Cos'altro?
quindi si legge a più livelli il nostro lui-lei, vediamo. Utilizzerò di nuovo sulla parte maschile oggi i miei oracoli potentissimi, lui-lei, che non lasciano spazio al dubbio, delineano proprio la figura energetica della persona in modo poetico, in modo che è familiare all'anima, no? È familiare, la poesia, l'anima ci parla sotto forma di poesia, di dramma, e come ho scritto alla nostra sorella per email, e non il dramma inteso come lo intende la mente razionale, ma il dramma greco, poetico, il pathos. E quindi i miei oracoli, lui lei, sono nati grazie a un pathos di cui ho fatto esperienza e che contraddistinguono un linguaggio esplicativo dell'anima, chiaro, preciso e soprattutto poetico. Quindi sono energie maschili da questa parte, ma è il tuo maschile interno, perché ognuno di noi ha maschile e femminile dentro, no? Quindi come approcciarsi al nostro lui-lei lasciandoti ispirare. Da questa parte noi mettiamo l'energia femminile, anche lì è coesiste all'interno di te, che tu sia uomo o donna non importa. Quindi lasciatevi ispirare quando leggiamo il nostro lui-lei, ok? Allora, settimana che va dal 13 al 19 gennaio, ma anche se vedete questo video ad agosto del 2052 è uguale. Ok. Siamo nel momento che abbiamo questa Venere in Pesci, di cui vi ho parlato anche nel video Venere in Pesci fino al 3 febbraio. È una Venere che sprona alla spiritualità, alla creatività, all'arte, la poesia, e quale miglior strumento se non l'oracolo lui-lei per fare poesia e fare arte. Ogni volta che noi facciamo un video diamo vita a una creazione poetica, e diamo vita al discorso che l'anima può comprendere e quindi può lavorare al meglio dentro ognuno di voi. Quindi, ragazze mie e ragazzi, partiamo subito. Vediamo il quadro energetico delle energie femminili, che puoi anche essere una donna, che puoi anche essere tu, quindi energie maschili, però andiamo a leggere le energie maschili, poi i più livelli, ti lasci ispirare dai più livelli, ok? Allora, quadro energetico dell'energia maschile in questa settimana. Vediamo. Settimana dal 13 al 19 gennaio. Siamo nel clou della luna piena in Cancro, vediamo come si comporterà il nostro guerriero bene amato. Vediamo un po'. Energia attuale del nostro lui nei confronti di lei. Energia attuale del divino maschile nei confronti del divino femminile. Energia attuale di lui. Ti amo. Così, puro, semplice, senza fronzoli, ti amo. Quindi lui, energia attuale, ha un ti amo verso il femminile. Quindi non c'è bisogno di interpretazione, qui attualmente abbiamo maschili che amano semplicemente, profondamente, perché è nella semplicità che noi troviamo la bellezza, come un fiore bellissimo, perché semplice, evanescente, ti amo. C'è una profondità insita in un ti amo semplice che tante parole non fanno. Quindi ci sono maschili con questo amore verso il femminile. Vediamo i pensieri di lui in questa settimana nei confronti di lei. Iniziamo a delineare il quadro energetico profondo, insondabile dalla mente razionale e che riusciamo a fare con i nostri oracoli. Allora, quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei, con quel ti amo? I pensieri di lui? Molto spesso, per riuscire a scoprire che siamo innamorati, forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. E quindi qua ci sono maschili che stanno pensando che grazie a una separazione hanno compreso il valore
dell'invisibilità della lei. Come vi dico sempre, la mancanza non è assenza, ma è invisibilità. L'invisibilità con il rapporto che noi iniziamo a instaurare con l'invisibilità è un rapporto che noi iniziamo a instaurare con l'invisibilità di qualcuno, è il rapporto che noi iniziamo a familiarizzare con il divino. E quindi grazie a una separazione il maschile o durante i momenti di distacco possono non essere grandi separazioni, anche i momenti di distacco i maschili amano, si sono innamorati dell'essenza profonda della loro divinità interiore che grazie a una separazione con un femminile li ha dato. Quindi molti maschili sono separati, o altri si stanno separando, o altri sono in separazione che non si vedono o si vedono poco, oppure nei momenti proprio di separazione percepiscono questo innamoramento. Ok. Vediamo cos'ha nel cuore lui nei confronti di lei. Cos'ha nel cuore lui nei confronti di lei? Cos'ha nel cuore lui nei confronti di lei? Cosa prova? Stasera faccio l'amore con te. Allora, stasera faccio l'amore con te è la necessità del suo cuore di sentire l'anima nel corpo. Vuole condividere il proprio corpo, il tempio dell'anima con lei. Allora, quando ho scritto questa frase, io mi riferivo a quando si è proprio in separazione e si sente di far l'amore con l'altro. Quindi anche questa carta me lo dice, molti di lui, lei o lui o lei sono, non si vedono, o quando non si vedono, questa invisibilità determina in loro l'energia nervosa a carattere sessuale chiamata Kundalini. L'energia nervosa a carattere sessuale chiamata Kundalini è la creazione dei mondi, è tutto ciò che crea. L'energia di cui parliamo noi in modo un po' più maccheronico è la Kundalini. Per i buddisti, per le filosofie orientali, è la Kundalini ciò che crea i mondi, ciò che crea tutto, ciò che crea la quotidianità, ciò che crea le relazioni, ciò che crea tutto. Allora, quando ho scritto questa carta è quando si è in separazione e si sente di far l'amore con l'altra persona. È una sorta di orgasmo senza vedersi, mi spiego? Ok, avete capito, no? Cioè, nel senso, ecco, quello è, ok. Quindi sento questa connessione molto profonda, molto profonda. Qua ci sono maschili separati da lei o che non si vedono quando, o si vedono poco, o quando non si vedono, loro sentono questo amore che lavora dentro di loro e scatena energia erotica, Kundalini, ok? Mia nonna diceva l'attesa aumenta il desiderio. Eh sì. Vediamo un po' qual è, scusami, il blocco o ciò che non si è confessato ancora a se stesso, non ha confessato a lei, o ciò che sta evolvendo in questi giorni con questa energia. Vediamo. Qual è il blocco di lui nei confronti di lei o ciò che ancora non ha confessato a lei o anche a se stesso? Vediamo. Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. È chiarissimo qual è il blocco con questa carta. Molti di voi che già hanno i miei oracoli lui lei da tempo hanno già compreso. Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra. Allora, ciò che ancora non ha ammesso a se stesso, che è il blocco da superare in questa settimana, è che la diversità non è una diminuzione, ma è un arricchimento. Ci sono maschili che percepiscono l'altro fuori da sé, che può essere una donna o un uomo, come totalmente opposti, e questo ha generato probabilmente delle problematiche o delle difficoltà o siamo diversi, troppo diversi, no? Questa diversità è lo yin e lo yang, il Tao,
avete capito, no? Il nero è contenuto nel bianco, il bianco è contenuto nel nero. Quindi è una complementarietà. Ciò che deve evolvere in questa settimana è che proprio questa diversità determina la completezza, ciò che gli fa dire ti amo, ciò che gli fa dire mi manchi. In questa separazione, magari una separazione perché siamo molto diversi, o una separazione o non ci vediamo sempre perché magari ci azzuffiamo, però comunque ti amo. Perché? Perché sto lavorando dentro di me affinché io veda, con questa carta qui, la diversità come un arricchimento, come quella parte di me che è in ombra e che solo grazie a te riesco a vedere. Questo è ciò che deve ammettere a se stesso in questa settimana, perché quasi non si capacita, siamo totalmente diversi. E quindi ciò che va a evolvere in questa settimana, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra, siamo distinti sì, ma non separati, complementari. Ok, bellissimo, bellissimo. Andiamo a vedere da questa parte. Energie femminili. Energie femminili. Energie femminili. Qual è l'energia attuale del femminile nei confronti di lui o l'energia attuale del femminile a seconda della carta? O nei confronti dell'altro fuori da sé, no? Che può essere anche un'altra donna, ok. Per questo vi dico fatevi ispirare, no? Vediamo, l'energia attuale del femminile qual è? Energia attuale del femminile? L'otto di bastoni. I femminili hanno l'energia di parlare, di muoversi, di avere un'ottima comunicazione, la voglia di parlare, la voglia di muoversi, di far muovere le cose, di spostarsi. Energia e movimento. L'energia attuale del femminile è energia e movimento. Ottima comunicazione dei femminili come energia attuale. Ottima voglia di dire, di fare, di esprimersi, il fuoco, l'otto di bastoni, anche molta energia vitale si percepisce nel femminile, no? Quattro di coppe, abbiamo probabilmente qua dei femminili che sono stati o possono essere un po' annoiati o inappetenti emozionalmente, ma riprendono a parlare, riprendono energia vitale. Sei di spade, sì. Due di coppe, molti femminili si sono allontanati da una connessione e qua c'è un po' di inappetenza emozionale, o si sono separate o allontanate da una connessione, c'è un po' di inappetenza emozionale, ma con l'otto di bastoni riprendono a fluire, cioè c'è molta energia vitale con l'otto di bastoni. Vediamo quali sono i pensieri di lei nei confronti di lui o i pensieri di lei. I pensieri di lei. La stella, wow wow wow, la stella, ed entriamo nella tappa dell'acquario, intorno al 20-21 gennaio. Quindi qua ci sono femminili che riprendono hanno una grande gioia di vivere, stanno pensando con la stella di realizzare i loro sogni. Realizzare i loro sogni significa avere fede, stanno pensando che i loro sogni sono guidati dalla fede. Se tali sogni sono relativi alla relazione con qualcuno o alla realizzazione dei loro desideri, stanno pensando di andare incontro ai loro desideri, qualsiasi desideri essi siano. E l'energia è comunicativa, bella, è fresca, mi spiego? Quindi se abbiamo una persona qua, i femminili stanno pensando di essere innamorate o innamorati, insomma, e di comunicare, di parlare, hanno una grande voglia di esplorare questa emozione che stanno sentendo con la stella, questa connessione che sentono divina, se c'è una persona. Altrimenti di inseguire i loro sogni, di trovare nei loro sogni, nei loro obiettivi, il loro amante mistico, come vi ho spiegato benissimo nel video Magia Pratica 10, ok? Vediamo un po' cosa hanno nel cuore i femminili.
L'8 di denari, e infatti molti femminili si sentono legate al loro amante mistico nella realizzazione dei loro talenti nel lavoro e in tutto ciò che le impegna. Tale lavoro, l'8 di denari non è solo lavoro, è ciò che ti appassiona, ciò che ti impegna, no? E quindi qua vedo dei femminili innamorate, innamorati, può essere anche un uomo da questa parte con quell'energia femminile, innamorati delle loro passioni. Se tali passioni sono prendersi cura, far funzionare un rapporto, quelle sono. Se tali passioni sono realizzare i loro obiettivi, desideri con la stella, quelli sono. Le vedo appassionate con una grande energia vitale nell'andare incontro ai loro desideri. Un'energia bellissima del femminile in questa settimana, proprio portata avanti dall'entrata del sole in Acquario, che ti fa guardare oltre, ti fa guardare veramente al senso del tuo essere, dell'amante mistico, ti fa guardare alla tua completezza personale per poi essere condivisa qualora lo reputi opportuno con un'altra persona, ma la completezza personale della stella dell'Acquario è l'amore in tutte le forme, l'amore in un progetto lavorativo, la passione in ciò che fai, prenderti cura delle piantine, prenderti cura degli animali, prenderti cura di tutto ciò che la stella ti chiama ad essere, la tua natura, tutto ciò che ti chiama ad essere la tua natura, prenderti cura di quella natura, ok? Vediamo un po' qual è il blocco del femminile o karma in questa settimana nei confronti dell'altro fuori da sé. Vediamo qual è il blocco karma che il femminile con questa bellissima energia in questa settimana si appresta ad andare incontro e a superare se stesso, il femminile. Vediamo un po'. Il cavaliere di coppe. Alcuni femminili, il cavaliere di coppe al blocco mi dice che non c'è avanzamento in amore o loro non vogliono fare nessun invito nei confronti dell'altro, ma dedicarsi a quegli interessi, a quella stella che hanno nel cuore. Per alcuni femminili vogliono impegnarsi in una relazione, però ancora non vedono l'avanzamento. Invece altri femminili non fanno loro avanzamenti d'amore nei confronti dell'altro, ma piuttosto si dedicano a dei sogni, degli obiettivi che hanno, mettendo un po' da parte la relazione con l'altra persona se c'è, e dedicandosi a quello che le fa vivere, gli accende la stella, no? Gli accende la stella, ok. E infatti qua abbiamo gli amanti. Vedo femminili avere molta passione in ciò che arde dentro di loro. Femminili che vanno incontro alla propria passione personale, meno nella relazione con l'altro. Oppure se hanno relazioni con l'altro e vogliono far funzionare il rapporto con una persona, pur se non c'è avanzamento, fino a questo momento non c'è stato, loro comunque sono predisposte verso la comprensione, l'empatia. Abbiamo questa Venere in pesci, capito? Senza dolore, cioè c'è la comprensione e l'empatia nell'altro che magari può avere delle difficoltà emozionali, loro lo comprendono. Se questo è la loro virtù principale nella relazione con l'altro in questa settimana, mi spiego. Però una gran parte di energie femminili le vedo concentrate nella loro, una sorta di primavera dell'essere, ok? Vediamo da questa parte, abbiamo visto come stanno internamente, no? Vediamo adesso nella realtà fenomenica come si svilupperà la realtà fenomenica. Quindi quali sono le intenzioni del maschile nei confronti del femminile o dell'altro fuori da sé. Quali sono le intenzioni del maschile? Le intenzioni del maschile le intenzioni del maschile con te posso essere autentico. Quindi qua abbiamo il maschile che ha intenzione di essere autentico con il femminile, di essere vero, di essere... cos'è l'autenticità? Essere senza fronzoli, proprio come questo ti amo, no? Puro, nudo, puro e crudo. Con te lo posso fare, dice, perché?
Quando è che noi possiamo essere autentici con qualcuno? Laddove non vediamo più giudizio, ma soprattutto perché noi non abbiamo più giudizio interno, allora non vediamo nemmeno l'altro che può giudicare. Quindi è come se ci sono maschili che vedono che l'altra persona fuori da loro non li giudica e quindi sono eh, arresi a questa bellezza del non giudizio e quindi hanno intenzione di essere autentici con l'altro, veri, semplici, nudi e crudi. Ok. Adesso andiamo a vedere a cosa sono conformi le azioni del maschile nei confronti del femminile. A cosa sono conformi le azioni del maschile nei confronti del femminile? Quali sono le emozioni che muovono i passi del maschile nei confronti del femminile? A cosa sono conformi le emozioni che muovono i passi del maschile? Sei bellissima. Faranno azioni di apprezzamento molto semplice, no? Sei bellissima, è una parola così semplice, poi come questo ti amo, senza fronzoli, e quindi le loro azioni saranno, si conformeranno le loro azioni sono mosse da una bellezza autentica che vedono nell'altra persona. Dire sei bellissima, soprattutto parlare con questa autenticità e semplicità. Ok, vediamo qual è l'energia finale del maschile nei confronti del femminile. Energia finale. Ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. Qua ci sono maschili che si percepiscono il femminile in ogni cellula del loro corpo ed è questo che muove il loro essere, perché abbiamo già capito che la Kundalini è molto sveglia in questa settimana, quindi percepiscono i maschili, l'altra persona, come colei che muove ogni cellula del suo corpo, però è l'energia kundalinica che muove grazie all'immagine che hanno dell'altra persona, è l'energia kundalinica che muove la loro creatività, il loro essere, e qua si delinea. Abbiamo visto, qua si delinea una personalità maschile molto autentica e molto semplice in questa settimana, senza fronzoli, laddove il superamento in questa settimana è vedere nella diversità con l'altra persona, magari sono due persone molto diverse, vedere la complementarietà e la bellezza in tale diversità. Ok? Bellissimo. Vediamo da questa parte adesso, anche lei abbiamo visto come sta internamente. Vediamo nella realtà fenomenica cosa fa il femminile. Vediamo quali sono le intenzioni del femminile nei confronti dell'altro fuori da sé, del maschile, o semplicemente le intenzioni del femminile. Il carro. Allora qua abbiamo femminili che prendono le decisioni di avanzare nei confronti di un maschile laddove il maschile non avanza, se questo è il caso di alcuni femminili, altrimenti prendono la decisione di avanzare verso i loro obiettivi, i loro scopi. E ti dico anche un'altra cosa, non è soltanto questo cavaliere di coppe al blocco il fatto che non c'è avanzamento d'amore con un'altra persona, perché guardandolo su un altro livello, e qui interviene l'altro livello del lui-lei, la sfida karmica del femminile in questa settimana è darsi alle proprie emozioni che gli scaturiscono dai suoi obiettivi. Va bene? Cosa fa? Cosa ha intenzione di fare? Di avere autostima, di avere stima in se stessa e prendere la decisione di avanzare verso il blocco karma, che è quello di darsi alle proprie emozioni senza riserve. Questo si traduce poi in altre declinazioni per alcuni femminili che vogliono parlare, vedono il sogno con una persona, hanno la voglia di impegnarsi in questa connessione, di fare del loro, di avanzare, di spostarsi, prendere la macchina, andare dove stanno i maschili. Vedete un po' dove vi risuona, perché io leggo le energie delle carte, ok?
Vediamo questo nelle intenzioni. Cosa fanno nelle azioni l'energia femminile? Nelle azioni, che azioni fa il femminile nei confronti del maschile? La morte è un cambio, una trasformazione che equivale, infatti l'asso di bastoni. Ci sono femminili che fanno mosse verso ciò verso cui si sentono animate e ispirate dalla mente. Però in questo caso nella mente abbiamo la stella, non è una mente con la spada, è una mente ispirata ad alti ideali, alti valori. E quindi vanno incontro al superamento dei loro limiti con un cambio, facendo un cambio profondo nelle loro azioni, che se voglio una cosa vado e la prendo, perché sono animata, ispirata da ideali nobili, da ideali. Sono carte bellissime queste sul femminile, quindi non vedo rancori, non vedo gelosie, non vedo intoppi di natura vittimistica, no. Nelle azioni faranno dei cambi che hanno a che fare con le loro intenzioni di procedere verso ciò che muove i loro sogni. Tali energie si possono riversare nel lavoro, verso una persona, ambedue. Ok, vediamo un po' energia finale del femminile nei confronti del maschile, energia finale del femminile. L'appeso, cambio di prospettiva. Allora, cambio di prospettiva per il femminile, fondomazzo all'imperatrice, si prendono quello che vogliono. Allora, cambio di prospettiva, energia finale. Allora, qua ci sono, l'energia del femminile è bellissima in questa settimana, perché sono ispirate da alti valori ideali. Abbiamo la Venere in pesci corrispondente all'appeso, il pesci, tant'è che questi valori, questi ideali la spingono ad andare verso le loro passioni. Tali passioni le animerà tanto da farle scegliere con consapevolezza cosa fare in questa settimana. Vedo allegria, vedo anche profonda consapevolezza in questa allegria. Quindi ci sono femminili che nella misura in cui hanno qualcuno, sono animate loro dal darsi a questa persona, anche se dall'altra parte non c'è stato ancora avanzamento come lo vorrebbero, quindi si danno loro. Altri femminili dove non c'è nessuno, dove non c'è una persona, le vedo animate nel darsi ai loro obiettivi, compiendo azioni che mi parlano di una trasformazione profonda, essendo guidate dall'amore per i loro obiettivi. L'amore per i loro obiettivi che le fa sentire animate, sveglie e anche con grandi successi in ambito in quello che vogliono realizzare. D'accordo? Ok. Quindi, ragazzi miei ragazzi, abbiamo visto un quadro perfetto in questa settimana, adesso ci andiamo a fare tutte le specifiche, ma prima io devo andarmi a mangiare un biscottino, arrivo subito, Allora, eccoci qua, facciamoci adesso tutte le specifiche. Quindi abbiamo detto di qua si delinea una personalità semplice, diretta, autentica, concisa, magari anche un amore che sta sbocciando da poco, che sta rinascendo in forma semplice, come se ci fossimo appena rinnamorati della vita. Vediamo adesso con le specifiche cosa ci raccontano. Allora, energia attuale di lui nei confronti di lei. Energia attuale, ci mettiamo qua perché questo è il loro posto. Okay. Energia attuale di lui nei confronti di lei con la carta Ti amo. Energia attuale di lui nei confronti di lei con la carta Ti amo. La torre ha avuto qua abbiamo una discussione, una rottura, una distruzione del vecchio. Energia attuale di lui, abbiamo dei lui che hanno vissuto un cambio profondo voluto dal destino. Magari ci sono dei lui che si stanno approcciando a una nuova relazione
e quindi hanno avuto una sorta di epifania emozionale, una sorta di risveglio spirituale per un'evoluzione che hanno fatto, una distruzione delle vecchie dinamiche, delle vecchie cose, o con la stessa persona oppure nella loro vita. Quindi abbiamo una torre, una situazione magari di separazione, è una situazione di separazione in cui hanno condiviso l'invisibilità dell'altra persona, quindi la mancanza, ok? Quindi molto forte l'evoluzione qua, molto forte l'evoluzione, ok? Sì, 9 di coppe, 6 denari, 9 di... Forse c'è stato un litigio perché le cose non sono state fatte bene. O ci sono maschili che hanno preferito zone comfort o situazioni in cui non facevano niente, si è rotta una situazione. Fatto sta che c'è stata una distruzione dove non c'è stato equilibrio. Ok, vediamo quali sono i pensieri di lui. Metto un po' più qua se non mi entrano. Quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei con la carta molto spesso per riuscire a scoprire che siamo innamorati? Forse anche per diventarlo, bisogna che arrivi il giorno della separazione. Quali sono i pensieri di lui nei confronti di lei? Mamma mia, c'è lei, l'imperatrice. Nei pensieri di lui c'è un femminile, che può essere anche un uomo, che ha tutte un femminile che una lei che la vede come il benchmark, la vede come l'assoluto. Sta pensando che che lei è tutto, che lei ha tutte le doti, una donna incredibile, può essere anche un uomo, ripeto, una donna incredibile, un'imperatrice nei pensieri. Grazie a questa separazione è proprio una cosa straordinaria. Vediamo cosa ha nel cuore lui per lei con la carta stasera faccio l'amore con te. Il diavolo, appunto, che carta poteva uscire? Qua c'è una dipendenza emozionale nei confronti di una lei che lui vede come incredibile, come donna incredibile. E c'è il diavolo nel cuore, stasera faccio l'amore con te, che magari vi ho detto, no? Questa carta l'ho scritta quando si è in separazione, faccio comunque l'amore con te e ci siamo capiti senza disegnini. E quindi è proprio tipo vedono una sua fotografia o la immaginano e il suo cuore esulta, sono molto eccitati, energia kundalinica, erotica, c'è una dipendenza emozionale nei confronti di una donna che vedono come incredibile. Ok, va bene. 5 di bastoni. Qua c'è molta tensione nel cuore, 9 di bastoni, 8 di coppe. Non so qua chi se n'è andato, però il fatto è che il senso è che c'è molta tensione dentro e si ha una certa incapacità a lasciare andare. Sì, a lasciare andare il possesso anche, che molti maschili sentono, il possesso comunque c'è una dipendenza emozionale, ecco. Vediamo qual è il blocco di lui nei confronti di lei. Possono esserci stati dei litigi qua, perché il maschile non si sentiva all'altezza e quindi ha mascherato con delle anche litigate, o non litigate soltanto, anche degli screzi inutili. Vediamo qual è il blocco di lui nei confronti di lei con la carta siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altro. Il blocco di lui nei confronti di lei rispetto alla situazione o alla connessione. Il 7 di bastoni, c'è proprio un blocco, anche blocco telefonico. 7 di bastoni sono i limiti che il maschile ha imposto o il femminile ha imposto. Quindi limiti... Quindi, se molti sono in contatto o blocco sul telefono, la verità è tutto l'opposto di quello che si vede. Questo per un gruppo sostenuto di voi. Perché c'è un blocco? Perché siamo diversi, no? Siamo diversi, quindi ti metto il blocco, no, non possiamo stare insieme, siamo diversi, ti faccio credere tutto il contrario perché io non sono debole che mi prostro a te, c'è tutti questi meccanismi da superare, no?
a seconda del livello di coscienza spirituale di ognuno, no? Ovviamente. Io vi faccio quello più banale, quello un po' più terra terra per farvi capire poi le varie sfumature tra quello che sto dicendo e la verità sono tante. Quindi siamo diversi, ti metto un blocco. Siamo fatti l'uno per l'altra, quindi il suo karma è darsi conto che nonostante la diversità sono fatti l'uno per l'altro perché si è complementari, ok? E l'otto di denari, qua c'è o il lavoro in mezzo, re di denari, c'è un lavoro in mezzo, e 5 di coppe, può essere anche una persona molto dedita al lavoro, molto impegnata sul lavoro o delle sue responsabilità o sulle sue cose. Quindi ha messo il blocco, la mia re di denari, non mi abbasso, non ti faccio vedere che sto soffrendo, 5 di coppe, ok. Questo per alcuni, no? Io vi do degli esempi di rispetto di lettura e poi voi le applicate. Allora, vediamo, adesso abbiamo visto la parte interna. Nella realtà fenomenica cosa accade in questa settimana? Vediamo le intenzioni di lui nei confronti di lei con la carta con te, posso essere autentico. Le intenzioni, 5 di bastoni, ha intenzione di litigare, che può essere vero, cioè nel senso è vero, il 5 di bastoni, con te posso essere autentico, ho intenzione questa autenticità te la esprimo anche sotto forma di un po' di irascibilità. Abbiamo anche gli strascichi della luna piena e quindi posso essere autentico, voglio mostrarmi così come sono. Ho intenzione magari di litigare se questo è il modo per farti vedere la mia autenticità, ho intenzione di questo fuoco che ho dentro, che magari non ti sto vedendo, non ti posso toccare, no? Quel fuoco è passione, o che si riversa nel litigio, che si riversa nel facciamo l'amore, comunque sia lo stesso, il mercurio dello stesso termometro, o sta da una parte o sta dall'altra. Quindi potrebbe avere intenzione di litigare questa settimana o comunque sia di far uscire fuori questo fuoco col 5 di bastoni, 5 di spade, rispetto a cose passate, rispetto a una tensione che c'è. Va bene, voglio vedere un attimo adesso le azioni che farà lui nei confronti di lei in questa settimana. O comunque il 5 di bastoni, ho intenzione di litigare magari non solo, non necessariamente con lei, ho intenzione di farmi valere anche rispetto ad altre persone nel mio intorno che magari possono ostruire la connessione con una lei, va bene, voglio farmi valere all'interno di queste persone, non lo so, può essere anche questo. Le azioni di lui nei confronti di lei con la carta sei bellissima, le azioni di lui nei confronti di lei con la carta sei bellissima, e infatti sei bellissima, c'è la stella. Qua ci sono maschili che vogliono combattere anche con l'intorno che ostruisce la relazione con una lei. Sei bellissima con la stella e qua abbiamo la stella, no? La stella, stiamo entrando proprio nella tappa dell'acquario, vedete come lo ripetono sia su lui lei. La tappa dell'acquario mi dice, in questo caso, ha intenzione di lottare per te con la stella e con questo 5 di bastoni, il diavolo nel cuore, no? Superare anche eventuali limiti o blocchi, perché c'è nella mente c'è l'imperatrice. La separazione può essere stata dovuta da altre persone, familiari, amici, parenti, il suo intorno. Quindi nelle sue azioni ci sono azioni che parlano di stella, tutto ciò che ha a che fare con la bellezza, azioni di bellezza, azioni azioni di fede. La stella è proprio la speranza, la fede, azioni di fede. Ok. Qua il 9 di bastoni, infatti 6 denari, di nuovo le stesse carte, 9 di spade, mancanza di equilibrio, e adesso voglio esprimere tutto questo. Vediamo energia finale di lui nei confronti di lei con la carta ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. Per alcuni di lui che non fanno azioni in questa settimana di cui vi ho parlato, lo fanno nella tappa dell'acquario, dal 20-21 gennaio, va bene? Ok. Allora, energia finale di lui nei confronti di lei con la carta ti percepisco in ogni cellula del mio corpo. 4 di coppe,
3 di bastoni e il 3 di denari, il 3 di coppe. Allora qua abbiamo una sensazione di inappetenza emozionale o di rifiuto, o dei lui che hanno rifiutato lei, ma qua lo vedo, molti di lui hanno rifiutato per apparenza, già ve l'ho detto, e c'è un rifiuto, un rifiuto. Poi c'è un 3 di bastoni, c'è un osservare chi ha rifiutato, osservare a distanza o osservare chi ha messo da parte, oppure un osservare, un attendere, una sensazione, mentre attende c'è una sensazione di crescita in lui, di dipendenza emozionale o di questa sensazione di non posso farne a meno. E poi c'è il 3 di coppe, c'è riconciliazione, c'è far festa insieme, c'è celebrazione, va bene? Fammene mettere due altre. 6 di spade e il re di coppe, e poi lo vediamo qua con il coppone innamorato con il re di coppe sul 3 di coppe, quindi mi confermano il fatto che poi c'è lo spostamento, vedi? Lo spostamento del re di coppe in conformità della celebrazione, d'accordo? Quindi lo spostamento dalle situazioni di inappetenza anche, qua c'è una distanza, un osservarsi da lontano anche per alcuni, e una celebrazione, va bene? Ok. Vediamo da questa parte adesso. Da questa parte, scusami, ci mettiamo queste. Allora, vediamo da questa parte. Energia attuale di lei nei confronti di lui con l'8 di bastoni. Energia attuale di lei nei confronti di lui con l'8 di bastoni. Sì, di denari. Ci sono femminili che vogliono parlare e intendersi nel quotidiano, parlare per intendersi nel quotidiano e sistemare delle cose. Poi ci sono femminili molto impegnati anche qui nelle loro attività quotidiane e lavorative, più che altro, vedete un po' dove vi risuona, però hanno un'energia propulsiva, ok? Vediamo quali sono i pensieri di lei nei confronti di lui o i pensieri di lei con la stella. 10 di coppe. I femminili stanno pensando proprio alla... molti femminili qua hanno il senso proprio dell'acquario, che è l'amore universale, l'amore visto in ogni forma, spinto anche da questa Venere in pesci. Stanno pensando al fatto che vogliono veramente bene a una persona, con la quale si sentono in risonanza spirituale. Molti femminili è così. E vogliono intendersi nel quotidiano, sistemare cose, parlare per sistemare, per intendersi. Altri femminili qua stanno pensando alle loro anime gemelle che hanno in questa vita, che possono essere anche amici stretti, familiari, o persone con le quali condividono il senso della famiglia, e questo le stimola, le spinge nella realizzazione dei loro obiettivi personali, ok? Vediamo 8 di denari e vogliono far funzionare queste relazioni, che possono essere più di una, con amici stretti, importanti, d'accordo? Che li supportano nella loro realizzazione anche lavorativa. 8 di denari. Allora, vediamo cosa hanno nel cuore femminili con l'8 di denari. La papessa, si lasciano guidare dalle loro intuizioni su ciò verso cui devono mettere impegno. I femminili si lasciano guidare dalle loro intuizioni su ciò verso cui devono mettere impegno. E molti femminili, ripeto, nel lavoro e nelle amicizie più strette metteranno impegno in questa settimana e si sentiranno supportate nella loro creazione della loro realtà consapevole. Altri femminili stanno pensando a una persona con la quale hanno una bellissima connessione animica, vogliono veramente bene a questa persona. Nel loro cuore sanno che devono impegnarsi nelle loro attività, in ciò che le fa stare bene, al di là della persona in sé, perché sanno che la realizzazione dei loro talenti, delle loro qualità, 8 di denari, le porta a sviluppare il loro potere consapevole, tanto da farle stare bene poi anche in una relazione che sia integra e appagante. Ok. Qual è il blocco del femminile nei confronti del maschile, cavaliere di coppe?
il blocco del femminile in questa settimana, l'asso di bastoni. Per molti maschili, molti femminili non c'è la condivisione con l'altro a livello anche intimo, a livello, perché qua c'è l'otto di denari, vedi, perché preferiscono darsi alle loro passioni, al loro lavoro, ai loro amici, a ciò che le fa stare bene e supporta il loro percorso nello sviluppo delle qualità e dei talenti. Otto di denari e la papessa. Vediamo le intenzioni del femminile con il carro in questa settimana. Le intenzioni del femminile con il carro. L'otto di spade. Hanno intenzione di superare le loro paure, hanno intenzione di superare i loro limiti mentali e prendere le decisioni in conformità di questo, facendosi guidare dall'intuito. E l'otto di denari nel cuore è anche lavorare, impegnarsi nell'avere più intuizioni che mentale, tant'è che questo li fa prendere decisioni giuste in conformità del loro cuore. Superare i suoi limiti, blocchi. Vediamo ancora le intenzioni con il carro e la giustizia, prendere le giuste decisioni in conformità della risoluzione delle loro paure, dei loro attaccamenti, delle loro resistenze. Si sentono molto forti i femminili nel superare eventuali agonie mentali. Azioni hanno intenzione di prendere le decisioni giuste per loro stesse prima di tutto. Vediamo quali sono le azioni che faranno con la morte nei confronti dell'altro. E si aprono al nuovo, asso di coppe. Che ti ho detto? Te l'ho detto dalle carte prima di mettere le specifiche. Ci sono femminili che molti femminili fanno loro, si aprono emozionalmente a una persona. Anche laddove non vedono avanzamento dall'altra parte o vedono un poco più di tensioni, perché qua ci sono un po' di litigi, sono i femminili che sono empatici verso l'altro. Quindi nella misura in cui ci può essere un litigio, i femminili capiscono che è un modo di esprimere la loro autenticità da questa parte, no? E quindi i femminili hanno una profonda trasformazione con la morte e si aprono emozionalmente all'altro, lo comprendono, c'è un asso di coppe. Quindi chiunque l'altro sia, ma con queste stese si riferiscono anche ad altri ambienti della vita quotidiana, no? Rapporti di lavoro, relazionali al di là della relazione intima. Quindi ci sono femminili che vanno verso l'altro con una profonda comprensione che hanno nel cuore, perché stanno lavorando nell'avere intuizioni e superare le loro frustrazioni mentali. Quindi se questo andare verso l'altro è verso una persona, quello è verso una persona specifica, altrimenti è un aprirsi emozionalmente verso gli eventi della vita, e questo porta a un cambio di prospettiva, l'appeso. Molti femminili si aprono a una persona nuova, possono incontrarla nel lavoro o l'hanno già incontrata e quindi superano le loro divergenze mentali e si danno al di là delle problematiche che ci possono essere perché si è conosciuta con la persona in una determinata condizione di lavoro. Stanno al loro posto, però si aprono emozionalmente. Vediamo l'appeso, energia finale di lei nei confronti di lui con l'appeso, 9 di spade, 10 di bastoni e l'asso di spade. Qua ci sono femminili che parlano perché non si possono tenere dentro delle cose. Preoccupazioni riguardanti delle questioni pesanti, è una situazione che non avanza solo per preoccupazioni mentali, però sono solo mentali, e ci sono asso di spade, comunicazioni di nuovi inizi, superando i loro limiti. Due altre femminili, l'asso di denari, infatti. Possono esserci più opzioni qua per i femminili. Alcuni femminili hanno più opzioni in questa settimana o possono avere delle opzioni. Io vedo che c'è un asso di denari qui, qualcuno che offre qualcosa, può essere una persona che la percepisci un po' più fredda, un po' più distaccata, ma è una persona, qua abbiamo l'energia maschile, ricordiamo, è una persona che può essere col broncio un po' più tesa, però dentro nasconde tutt'altro, e quindi ci possono essere questo tipo di situazioni in questa settimana. Vedi la morte, vediamo che energia ha il re di spade nei confronti del femminile. 5 di bastoni, te l'ho appena detto, 5 di bastoni.
Allora qua ci sono dei femminili che si aprono alla comprensione dell'altro che può essere teso nei loro confronti. Questo è l'assunto di questa stesa. Il femminile si apre all'altro fuori da sé che è teso nei loro confronti, con la consapevolezza, perché hanno la papessa nel cuore, con l'8 di denari stanno lavorando nella loro interiorità, che questa persona le vede come una donna incredibile. Mm? E che magari lo maschera con una certa freddezza o con una certa incapacità di intendersi, perché ci sono i maschili che stanno prendendo consapevolezza, questo è il karma dei maschili in questa settimana, del fatto che la diversità l'uno con l'altra non è una diminuzione, cioè una cosa in meno, ma è un arricchimento. E quindi siamo diversi, siamo totalmente diversi, tant'è che ci possiamo scannare, 5 di bastoni. E quindi ci sono maschili che vanno incontro all'adempimento di l'importanza di tale diversità, che è un arricchimento piuttosto che una diminuzione. E i femminili, chi si trova di più in energia femminile già lo sa questa cosa, ecco perché accoglie con l'asso di coppe, no? Guarda, ti apro il cuore, nel senso ti comprendo, ok? Ok, ragazze mie e ragazzi, anche qui facciamo un colossal questa settimana, meraviglioso. Tu stai riprendendo? Sì, adesso ci mettiamo. Io voglio vedere, usiamo le carte della Maria Vittoria, queste bellissime, queste qua delle memorie genealogiche ereditate, per vedere a che karma corrisponde questo. Siamo totalmente diversi, questa incapacità di intendere questa diversità, poi alla fine lo vediamo come il re di coppone, qua comunque si apre emozionalmente. Allora, vediamo che memoria esce, mischiamole tutte insieme. Anche la papessa è pesci lì, Venere in pesci, quindi è come se il femminile fosse molto ispirato dalla propria anche dal proprio cuore nell'essere creative. Cosa vuol dire essere creative? Fare qualcosa di diverso non hai mai fatto. In questo caso è aprirsi emozionalmente all'altro, anche se l'altro lo vedi indispettito nei tuoi confronti, mi spiego? Ok. E quindi qua sciogliamo karma, go go. Vediamo. Comunque un litigio c'è, o comunque tensione c'è. Come diceva mia nonna, l'amore non è bello se non è litigarello. A me a casa mia si lanciavano le pentole comunque, al sud si lancia. Era molto teatrale, io, la mia famiglia meravigliosa, un teatro puro. Allora, vediamo. Pathos, commedia teatrale, tragicomico. Vediamo allora qual è il karma del maschile in questa settimana. Siamo totalmente diversi, siamo unici, siamo fatti l'uno per l'altra con il 7 di bastoni. Le radici, il radicamento, le radici. Mi radico nel mio albero genealogico, vedete gli antenati stanno sempre in mezzo perché siamo il prodotto della nostra genia e gli artefici del nostro destino. Mi radico nel mio albero genealogico che mi dà il giusto nutrimento per fiorire. Allora, essendo al blocco, il karma in questa settimana è la mancanza di radicamento in sé e quindi prenderanno radicamento in sé grazie a una situazione di dipendenza che hanno con l'altro e un litigio che ci sarà. Vediamo che dice la Maria Vittoria sulla carta delle radici. Vediamo. Eccola. Sì, è la stessa cosa. Mi radico nel mio albero genealogico, guardo le sue profonde radici e mi nutro attraverso di loro. Grazie a questo prezioso nutrimento posso finalmente fiorire. La carta consiglia: immagina che il tuo corpo sia un albero e che dai tuoi piedi escano delle radici che prendono il nutrimento diretto da madre terra. Quindi il maschile in questa settimana ha necessità di sentire il radicamento, cioè la forza delle radici per aprirsi all'altro, no?
E allora io vi dico sempre, soprattutto vi ricordate nella preghiera sciamanica, che mi auguro la state facendo ogni mattina, la potente preghiera sciamanica, vi faccio fare l'esortazione ai vostri avi, ai vostri antenati, al vostro essere psichico, al vostro sé che è comprensivo di tutti i vostri personaggi psichici che vi abitano, la bambina interiore, l'adolescente, il genio, la curandera, la sciamana, la strega, la scandalosa, la saggia, il saggio, lo spirito animale, il potere della visione, l'aquila. Quindi vi faccio radicare con quella profonda preghiera sciamanica nell'essere psichico che vi abita in tutte le forze, comprensive dei vostri antenati. E quindi qua la carta delle radici mi dice che il karma di questa settimana, che ha a che fare nel vedere l'altro come te stesso, nel vedere l'altro come nel vedere la diversità dell'altro come un arricchimento e non una diminuzione, ha a che fare con questa integrazione anche familiare. Che vuol dire? Perché nell'albero genealogico ci sono state separazioni dove si è visto l'altro distinto e separato da sé, e quindi non come l'unione fa la forza, ma se tu sei diverso da me io ti elimino, cioè ti tiro fuori dalla mia vita. E quindi perché cosa fa l'albero? L'albero ci dà un grande esempio di come integrare l'altro dentro di te. L'albero dice: l'altro fuori da me è distinto, sì, ma non separato. L'albero non può vivere senza la terra, il sole, l'acqua, gli insettini, non può vivere senza l'altro fuori da sé, che sarebbero l'acqua, il sole, gli insetti, la terra. E quindi coopera con questi perché sono distinti da loro, sì, ma non separati. E quindi questa sensazione di cooperazione porta a far ergere l'albero e diventare possente. Quindi la natura ci insegna come l'altro fuori da noi è un arricchimento e non una diminuzione. Se il sole dicesse, scusami, se l'albero dicesse alla terra: no, no, tu sei diversa da me, non ti voglio, e dove metto radici? Se l'albero dicesse al sole: no, 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 togliti, sole, è come io mi nutro. Quindi verrà fatta questa sorta di integrazione. E vi dico sempre che i nostri avi, i nostri antenati sono il nostro più grande nutrimento, perché i nostri avi, come vi ho spiegato bene nel video Magia Pratica 8, il culto degli antenati, gli avi sono i nostri ispiratori, gli ispiratori dell'ideale, sono la nostra forza, e quando ci sono spiriti perturbati dei nostri antenati e noi dobbiamo pacificarli per poter procedere. Lo facciamo in semplicità, anche dedicando i meriti delle nostre buone azioni o azioni spirituali ai nostri avi e ai nostri antenati, per nutrire il loro spirito delle nostre esperienze spirituali, che può essere anche fare una torta e darla a qualcuno, offrire qualcosa a qualcuno, dedicare i meriti di quello che stai facendo ai tuoi avi e ai tuoi antenati. I nostri avi e i nostri antenati sono anche gli ispiratori della missione, perché tu la tua missione non la puoi conoscere razionalmente, lo sai quando lo fai, perché la tua missione, il tuo ideale è troppo vasto perché la mente razionale possa comprenderlo, ma lo puoi solo vivere quotidianamente, facendo quello che devi fare, facendo quello che ti viene meglio, prendendoti soprattutto cura, ci dice anche la carta delle radici, prendendoti cura anche delle piantine, degli animali, delle piantine che hai a casa, sentendo nelle piccole cose il tuo ideale, la tua missione, che la tua mente razionale non può comprendere, perché è troppo piccola rispetto all'ideale, alla missione. E quindi i nostri avi, i nostri antenati ci ispirano nel procedere quotidianamente verso quella missione che la mente non può comprendere, ma ci sostengono gli avi e gli antenati nel farci andare incontro anche se non la conosciamo.
dedicando i meriti delle nostre azioni, dedicando i meriti, tipo io sto facendo questa meravigliosa creazione del nostro Lui-Lei per questa settimana. Io ho dedicato i miei meriti spirituali del mio impegno in questa creazione, oggi li ho dedicati a tutti gli esseri senzienti e insenzienti, affinché possano vivere e prosperare nell'amore e nella gioia. Sabbe satta sukhi hontu. Mi spiego? Dedicate i meriti di ogni cosa che fate ad altro da voi, che l'altro è sempre voi. E vi tornerà indietro triplicato. Ve lo dico sempre questo, ok? Vediamo da questa parte adesso. Vediamo questa spinta emozionale che il femminile sentirà molto della Venere in Pesci. Cosa ci dicono le carte di Maria Vittoria? Memoria genealogica numero 3, questa è l'imperatrice. L'imperatrice, la creatività. Mi permetto di comunicare ed esprimere i miei pensieri e i miei bisogni. Che cosa abbiamo qui come prima carta? L'otto di bastoni, comunicazioni. Comunicazioni, lei parla, qua abbiamo una donna che parla. Mi permetto di comunicare ed esprimere i miei pensieri e i miei bisogni. Ci sono femminili che si sentono il diritto a vivere, il diritto nella loro bellezza, nella loro verità e autenticità ed esprimono i loro bisogni affinché le cose possano essere fatte in modo giusto. Quindi ci sono dei femminili che non hanno espresso dei loro bisogni probabilmente al mondo, a loro stesse, e lo esprimono. Lo esprimono perché la memoria genealogica numero 3 ha a che fare con l'imperatrice, come la percepiscono i maschili, e quindi esprimono i loro bisogni con la consapevolezza che è giusto esprimere ciò di cui hanno bisogno. Vediamo cosa dice la Maria Vittoria sulla carta memoria genealogica numero 3, così da allargare il messaggio. Allora, questa è la memoria di un bambino nato per essere insieme, nato per tenere insieme i genitori, ma quasi sempre non ci riesce, creandosi così dei sensi di colpa. È importante parlare usando parole d'amore. In questo modo non creerai sensi di colpa. La parola crea amore o crea odio e risentimento. Non parlare tanto per parlare, prima pensa, poi parla. Impara a parlare e impara ad ascoltare. Questa memoria può creare persone logorroiche. Ok. Beh sì, la parola creano, ve lo dico sempre, in principio fu il verbo, poi il verbo si fece carne, la parola crea. In questo tempo moderno diamo così poco significato alla parola da non renderci conto del potere creativo della parola. Quindi questa carta in questa settimana ti dice, il cuore ti dice pensa, chiudi gli occhi prima di parlare, lasciati ispirare perché la parola crea, e soprattutto di parole d'amore, sei di denari, parole di equilibrio, parole d'amore, affinché le cose vadano incontro all'unione e non alla separazione. E allora qua ci possono essere delle memorie in cui noi abbiamo... Io mi ricordo quando papà e la mamma litigavano quando ero molto piccola, quando papà stava fuori e tornava il weekend, mia madre sentiva la mancanza di mio padre, no? E quindi mi ricordo che nei litigi esprimeva il suo dolore, la sua sofferenza, insomma, papà stava fuori per lavoro per mantenere la famiglia. Tantissimi papà l'hanno fatto e quindi io percepivo questo dolore di mia madre che gridava, no? Per qualsiasi motivo, e, e cercavo poi quando andavo in cucina di ridere, di fare la brava, di essere per tenerli insieme, no? E mi sentivo in colpa perché mia madre magari continuava a essere arrabbiata. Mi sentivo in colpa perché non ci riuscivo. Ecco, tutte quelle immagini sono proiezioni dell'anima, proiezioni in cui noi scegliamo i genitori perfetti prima di incarnarci, perché solo attraverso le immagini che quei genitori ci possono dare
noi possiamo superare le nostre paure e attaccamenti e resistenze. E quindi quelle sono state le immagini perfette affinché io potessi amarli incondizionatamente, non nonostante il fatto che mi abbiano fatto sentire in colpa, no, ma proprio grazie al fatto di quei comportamenti io li amo incondizionatamente. E questo amare incondizionatamente ti permette di sciogliere il karma, perché soltanto tramite queste immagini perfette dei tuoi genitori tu potevi sciogliere il tuo karma. E quindi amarli incondizionatamente significa superare paure, resistenze e attaccamenti. Amarli incondizionatamente significa, ripeto, non mi hai fatto questo, nonostante tu mi abbia fatto questo, io ti amo. No, no, quello è un baratto, come diceva Renato Zero. È un po' come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 9, il perdono, no? Che non esiste in natura, è una, una creazione sociale il perdono, per la manipolazione sociale. Affidarsi agli dei è tutta un'altra cosa. Come nel mito di Arianna, ve l'ho raccontato lì, no? Quando Arianna viene lasciata tradita sull'isola di Nasso dal suo uomo Teseo, è tradita, umiliata, un uomo che amava la follia, e Arianna si alzò e disse: non si chiuderanno i miei occhi nella morte prima che io, tradita, non abbia chiesto giusta vendetta agli dei. Cosa fa Arianna? Si affida agli dei, non esercita lei la sua rabbia, la sua vendetta, no, si affida agli dei. Affidarsi agli dei cosa significa? Affidarsi alle emozioni. Quindi le emozioni che i nostri genitori ci hanno dato, io mi sono affidata alle emozioni, sciogliendo tanto karma relativo alla mia paura, alle mie resistenze e ai miei attaccamenti. Qui non colpevolizzo i miei genitori, ma ho affidato le immagini dei miei genitori che ha proiettato la mia anima agli dei, affidandomi alle emozioni che sono dei. Come diceva Platone, sono le emozioni eidola. Dei, ide, ok? Wow! Quindi qua ci sono femminili che diranno ciò di cui hanno bisogno, non avendone paura, esprimeranno il loro essere come fa un'imperatrice, memoria genealogica numero 3, risolvendo abbondante karma, aprendosi all'altro. Perché vi ho raccontato la storia adesso dei miei, no? Perché ci sono femminili che comprendono, affidano le loro emozioni agli dei, comprendono l'altro fuori da sé, perché c'è molta comprensione dei loro genitori, i grandi archetipi a cui si fa sempre riferimento, e si aprono all'altro con comprensione. Ti comprendo, ti comprendo. Io includo uketamo, uketamo, uketamo. Ok? Wow, ragazze mie, ragazzi, detto questo non aggiungo altro, bellissimo, anche questa settimana facciamo un colossal. Detto questo concludo qui, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.